Buongiorno, oggi mi viene un po' da sorridere perché quando ho fatto il video sulla Immacolata Concezione vi ho fatto vedere queste due torrette di libri dicendo che erano lì pronte per un altro video, ma diciamo l'attualità relativa appunto alla presenza di quella ricorrenza religiosa di fatto mi imponeva di parlarne, quindi ho rimandato quell'altro video. Adesso c'è un altro elemento di attualità che di nuovo mi impone di parlare, almeno accennare, sempre ovviamente secondo il mio metodo. E quindi adesso le torrette sono diventate tre, nel senso che queste due rimangono per il prossimo video e si è aggiunta questa qui che è invece quella che utilizzo oggi. Dunque l'elemento di attualità, ne avete sicuramente sentito, immagino, tutti parlare, sono le dichiarazioni di quel generale israeliano, Haim Eshed, che per 30 anni ha diretto il progetto, il sistema di difesa aerospaziale di Israele e che ha detto in sostanza che Israele e Stati Uniti da moltissimo tempo sono in contatto con civiltà provenienti da altri mondi. Ora io questo non so dire se sia vero oppure no, ovviamente perché alle volte lo sappiamo, queste dichiarazioni lasciano il tempo che trovano, anche se in questo caso insomma è stata fatta da un personaggio che ha avuto nel corso della sua carriera tutta una serie di riconoscimenti, sia nazionali che internazionali, è stato tra l'altro anche alla base di alcune invenzioni in termini di strumenti di difesa aerospaziale, quindi insomma non è l'ultimo venuto, però lasciamo sempre la porta aperta al dubbio che è la cosa migliore. In ogni caso io, per quanto riguarda questo argomento, sotto il video, nella descrizione, vi ho messo tutta una serie di riferimenti a siti che parlano di queste sue dichiarazioni e vi ho messo anche dei siti che ovviamente si dichiarano non d'accordo con queste sue osservazioni, quindi l'importante è poi ognuno di voi, chi è interessato, insomma, può andare a leggere, approfondire e farsene un'idea. Questa cosa qui mi ha fatto venire in mente che tanto tempo fa, nel 2005, era stato anche qui apparentemente desecretato un documento relativo ad un briefing che la CIA aveva tenuto con il presidente Reagan per informarlo sulle loro conoscenze proprio relative ancora una volta a civiltà provenienti da altri mondi e siccome io non lo sapete non mi occupo di ufologia, la cosa che mi interessava era il fatto che in questo briefing questi esponenti della CIA avrebbero detto che loro hanno delle prove che la Terra sia visitata da molte migliaia di anni. Anche qui vi ho messo un sito tra l'altro australiano, una sorta di 24, sole 24 ore dell'Australia, dove potete andare a leggere queste cose, ma ve le do semplicemente come curiosità, ovviamente, anche perché per me poi se sono vere dico bene, ok, sono vere, se non sono vere dico bene, ok, non sono vere perché comunque non mi cambiano di una virgola il mio lavoro, le cose che sto facendo e gli studi con i testi antichi. Anche perché appunto a me semmai queste cose interessano proprio in una eventuale relazione con ciò che ci hanno detto gli antichi. Voi sapete che è una mia convinzione precisa che la conoscenza del passato sia utile per conoscere il presente, soprattutto in certi ambiti, e anche per forse tentare di capire che cosa ci potrebbe aspettare per il futuro. Tutto questo ci aiuterebbe se facciamo finta che i testi antichi ci dicano una sostanza di verità. Tutto questo ci aiuterebbe a capire meglio la nostra storia che va riscritta. Anche qui sono usciti ultimamente degli scritti su un nuovo sito che si chiama Karahan Tepe, che si trova sempre nella Turchia orientale, nella zona dell'antica Edessa, che sarebbe addirittura più antico di Göbekli Tepe. E quindi in realtà insomma queste cose si stanno accavallando l'una sull'altra e costringeranno ovviamente gli storici di professione a rivedere le loro idee che finora di fatto per quanto riguarda l'origine delle grandi civiltà si fermavano a Egitto e Mesopotamia. E quindi queste cose, diciamo queste eventuali curiosità attuali a me interessano
per il collegamento con il passato. Nei due filmati precedenti in cui mi sono occupato di questo tema, cioè quello dedicato al Great Reset e quello dedicato alla grande opera, ho citato ciò che hanno scritto prelati del Vaticano come Monsignor Viganò, ho citato ciò che ha scritto l'appartenente a una delle più importanti famiglie politiche del secondo dopoguerra italiano, ma famiglie politiche importanti non soltanto in Italia ma in Europa. Ho citato Rudolf Steiner proprio per avere, come dire, fonti diverse, e perché tutte ci raccontano di fatto di una sorta di presenza di una elite nascosta che controllerebbe le sorti dell'umanità e che ne determinerebbe anche gli sviluppi in funzione delle loro necessità e dei loro obiettivi. Vi avevo letto anche in quelle occasioni dei passi di un padre della Chiesa, Eusebio di Cesarea, che raccontava appunto che già nell'antichità c'era chi, come Filone di Biblos e San Cugnaton, avevano di fatto, soprattutto San Cugnaton 1200 a.C., avevano di fatto sottolineato come le antiche caste dei sacerdoti, cioè dei potenti, dei detentori della conoscenza, tenessero nascoste le conoscenze reali, coprendole con l'allegoria, con la metafora, inventando la categoria del mistero per tenere i popoli all'oscuro delle verità che potrebbero mettere in discussione tutto. E tutto questo parrebbe continuare ad avvenire, cioè si sarebbe protratto nei secoli. Adesso vi leggo ancora qualche passo qui di Eusebio perché è molto illuminante, ovviamente passi che non vi ho letto l'altra volta, anche perché l'altra volta parlavo di San Cugnaton e ve ne ho dette alcune parti, adesso ne vediamo qualcun'altra. Nel corso dell'opera San Cugnaton riconosce come divinità non il Dio supremo, né degli dei celesti, bensì dei semplici individui mortali, maschi e femmine, uomini e donne, dice qui, non di costumi talmente incorrotti da dover essere accolti per la loro virtù o imitati per la loro saggezza, ma ricolmi di malvagità e di perversioni di ogni genere. Ora, se io leggo la Bibbia, leggo di questo Yahweh della Bibbia, vi ho già messo in evidenza molte volte come, insomma, Yahweh non fosse un personaggio così raccomandabile, diciamo così. A partire dalla violenza, a partire dall'astuzia, a partire dagli stermini, a partire dall'uso che faceva delle bambine, a partire da ciò che faceva dei primogeniti, a partire dal fatto che mercificava la vita degli uomini di cui si considerava proprietario, a partire dal fatto che si considerava proprietario delle terre che aveva, per così dire, regalato ai suoi per mantenere la promessa che aveva fatto ad Abramo di dare a lui e alla sua discendenza tutte le terre che andavano dal Nilo all'Eufrate, cosa che finora non è ancora avvenuta, ma certo, insomma, non era personaggio, come dice qui Eusebio di Cesarea, da poter essere imitato per la sua virtù, ecco, diciamo così. San Cugnaton aveva messo in evidenza queste cose, cioè questo nascondimento. I sacerdoti però, dopo di lui, sono tornati a riproporre lo stesso tipo di atteggiamento e quindi sono riusciti ancora una volta a ricoprire tutto sotto il velo dell'allegoria, della metafora, della simbologia e soprattutto del mistero. E poi ancora qui Eusebio prosegue dicendo: i più antichi tra i popoli barbari, cioè quelli che parlano altre lingue, e soprattutto i Fenici e gli Egiziani, dai quali tutte le altre nazioni hanno appreso queste tradizioni, pensarono che fossero grandissimi dei quegli uomini che avevano fatto qualche scoperta utile per l'esistenza umana o che avevano reso un qualche beneficio al genere umano. Ecco, qui quando si enuncia questa dottrina, in realtà di fatto si enuncia quello che noi conosciamo come evemerismo, dal nome dello studioso che l'ha elaborata, in un qualche modo l'ha formalizzata, cioè gli dei chi erano? Erano dei normali uomini che, dotati di particolari conoscenze, poteri, eccetera, venivano successivamente divinizzati.
In realtà, se noi leggiamo attentamente i testi antichi, a partire dalla Bibbia ovviamente, ci accorgiamo che questi individui che poi sono stati trasformati in Dio, soprattutto individui molteplici che poi sono stati trasformati in un Dio unico, in realtà non erano semplici uomini. Già nella Bibbia stessa la distinzione tra gli Elohim e gli Adamiti è netta, è rimarcata continuamente. Addirittura si arriva in un salmo dove si parla dell'assemblea degli Elohim, dove quell'Elohim che sta dirigendo l'assemblea gli dice: sì, è vero, voi siete Elohim, ma ricordatevi che morite come tutti gli uomini. Ora, che senso avrebbe dire questa cosa se gli Elohim fossero stati dei normali uomini? In quel caso era ovvio che sarebbero morti come gli altri uomini. Invece il presidente dell'assemblea sente questa necessità proprio perché gli Elohim erano diversi, ma di questo parleremo e avremo occasione di affrontare e entrare nello specifico del tema. Allora non si trattava di uomini veri e propri e dice quindi comunque questi qui sono stati poi considerati degli dei. E dice questa è la cosmogonia dei Fenici, la quale manifestamente conduce verso l'ateismo. Cioè qui viene di nuovo affermato il fatto che se si leggono i testi antichi per ciò che realmente dicono, non si concepisce, non si arriva a concepire l'idea di un Dio trascendente, sovrannaturale, spirituale, ma quei racconti, letti nella loro concretezza, senza essere coperti da allegoria, simbologia e mistero, non conducono al concetto di Dio come lo conosciamo noi e quindi conducono verso l'ateismo, cosa di cui io sono convinto. Non che sia convinto dell'ateismo, sono convinto che quei testi antichi non portano alla possibilità di elaborare il concetto di un Dio spirituale. Ma in realtà, allora, quei testi antichi di che cosa ci parlano, visto che questi individui in carne ed ossa che sono stati divinizzati non erano semplici uomini? Guardate, se noi prendiamo uno dei lavori, ne ha pubblicati parecchi, di Barry Downing, che è un pastore presbiteriano, che ha conseguito la laurea in fisica all'Università di Hardwick, poi una laurea ovviamente in teologia e un dottorato di ricerca sul rapporto tra religione e scienza presso l'Università di Edimburgo. Bene, lui non ha dubbi. Lui scrive nei suoi testi che la religione mosaica è stata fondata dagli Elohim, che non sono Dio. Non sono Dio. Sono degli individui in carne ed ossa che, dice lui, viaggiavano su macchine volanti. E non vi sto a leggere tutto ovviamente, ma fa un'affermazione interessante. Siccome noi viviamo in un mondo dove parlare di queste cose significa toccare un tabù, nel senso che sembra di parlare di chissà quale mostruosità, lui dice, dunque lui è un pastore presbiteriano, quindi un cristiano che crede in Dio, ma dice che gli Elohim sono individui in carne ed ossa che avevano macchine volanti e che hanno fondato la religione ebraica. E lui dice, scrive, mi sembra strano che gli insegnanti della religione cristiana ignorino la presenza degli UFO, nonostante tutte le storie, e qui cita tutta una serie di vari esempi biblici, e dice i leader religiosi come possono ignorare tutto questo? E Barry Downing ci dice anche che secondo lui ovviamente gli Elohim sono ancora qui e ci stanno controllando. Quindi questo sarebbe in perfetta linea con l'ipotesi di intelligenze superiori ventilata da molte persone che stanno controllando l'umanità. Lo dice un pastore presbiteriano, quindi un cristiano credente, laureato in teologia, laureato in fisica, con un dottorato sui rapporti tra scienza e religione. Ma sentiamo che cosa dice addirittura un teologo cattolico, il professor Armin Kreiner, che non è soltanto un teologo che, come dire, opera per conto suo, quindi un teologo alternativo. Lui è professore di teologia fondamentale
alla Facoltà Cattolica di Teologia dell'Università di Monaco di Baviera. Quindi è docente universitario. E lui anche ha dedicato uno studio a questo aspetto. E lui in questo libro cosa fa? Conduce un'analisi critica molto interessante, molto penetrante, dei rapporti tra ufologia e Chiesa, in particolare dei rapporti tra ufologia e cristianesimo. Non dimentichiamo che lui è un cattolico. Quindi prima abbiamo letto di un presbiteriano. Allora sentiamo che cosa dice lui. Lui dice: chi è convinto che un uomo crocifisso sia ritornato in vita dopo 3 giorni non dovrebbe storcere il naso troppo velocemente a proposito di uomini che credono negli UFO e negli extraterrestri o che sono convinti di averli incontrati. Avete capito bene? Lui dice: chi crede che un uomo sia morto e risorto dopo 3 giorni non dovrebbe avere nessuna difficoltà ad accettare che altri credano negli UFO. Ci sono molti elementi per sostenere che noi non sappiamo se esistano o meno intelligenze extraterrestri. Nulla però ci autorizza a trarre la conclusione che sia lecito ignorare il tema. Ricordiamoci, è fondamentale avere sempre la mente aperta. Secondo questo principio, cioè, visto che noi non sappiamo se esistono, secondo questo principio bisognerebbe porre ad acta, cioè archiviare definitivamente, l'intero complesso delle questioni teologiche, poiché effettivamente noi non sappiamo se Dio esista. E il sappiamo è scritto tutte e 2 le volte con il corsivo. Teologo cattolico, docente di teologia fondamentale. Un conto è credere che Dio esista, un conto è sapere. E lui dice: visto che non sappiamo se gli UFO esistono, allora diciamo inutile parlarne. Lui dice: se questo è il criterio, smettiamo pure di parlare di Dio, perché noi non sappiamo se Dio esiste. Ma non è mica il solo a dirlo, sapete. Io nell'incontro che ho fatto nel mese di marzo del 2016, proprio si è parlato tra le primissime domande della conoscenza che si ha di Dio. E questi teologi, vi leggo soltanto 3 frasette. Il rabbino capo della comunità ebraica di Torino ha detto: non è possibile, pertanto, almeno sotto certi aspetti, parlare di una evidenza rispetto alle nostre conoscenze su Dio. Il credere in Dio sarebbe un assioma. Il più importante biblista protestante italiano dice: dietro questa opzione c'è l'idea che non posso dimostrare quindi qual è la fonte certa della conoscenza. Io non posso dimostrarlo, ma se volete c'è la fiducia che in quelle scritture sia risuonata veramente la voce di Dio. Cioè io non posso dimostrare che nella Bibbia si parli di Dio e che Dio esiste. E dice: non c'è nulla di divino in quel libro, trascrizione letterale. E i miei cugini fondamentalisti, si riferiva ai cattolici, che pensano di rendere un servizio a Dio, divinizzando le scritture, fanno una idolatria della carta. Un attimo di pausa ci vuole, perché possiate riflettere sul significato, sul peso di queste parole. Il teologo cattolico ha detto: vorrei dire però in un modo un po' tagliente che bisogna togliere la certezza su Dio, perché se noi avessimo certezza di Dio, Dio non sarebbe, saremmo noi. Io non aggiungo commenti, ovviamente, a queste descrizioni, a queste definizioni, a queste affermazioni fatte da questi teologi. Ma andiamo avanti ancora con ciò che dice il teologo cattolico. Quindi se noi
con il criterio del non sappiamo, dobbiamo accantonare questo discorso, dice accantoniamo pure il discorso su Dio. Ma non è finita, perché lui prosegue facendo una serie di altre affermazioni interessanti sulle quali vale assolutamente la pena di riflettere, per poi arrivare ai testi antichi, quelli nei quali Dio non c'è. Una delle funzioni centrali dei miti religiosi consiste nel soddisfare bisogni specifici. Fra l'altro i miti servono a rispondere a domande fondamentali sull'origine, il senso e il fine dell'umanità in un mondo ambivalente, ed essi diffondono attorno alle loro risposte un'aura di soprannaturale per conferire un'origine e un'autorità sovraumana, cioè ci mettono un qualcosa di sovrannaturale per dire guardate che è vero, perché la loro origine non è umana ma sovraumana, ma è una forzatura, perché nei testi questo non c'è. Un'ulteriore funzione consiste nell'indicare la strada che deve proteggere dai pericoli della vita che generano sofferenza, paura, caos, e per offrire una prospettiva di salvezza, redenzione e immortalità. Essenzialmente è questa la funzione dei miti e delle religioni tradizionali, alla quale si ricollegano direttamente anche le religioni degli UFO. Sono assolutamente d'accordo. Più volte nelle conferenze mi era capitato di dire che chi non crede nelle religioni non deve abbandonarne una per seguirne un'altra. Bisogna semmai abbandonarne una per ragionare con la propria testa, perché le religioni, che siano fondate su un testo sacro o che siano fondate su UFO, rispondono a certe domande che vengono prima di tutto, e nel momento in cui tentano di dare una loro risposta a queste domande si pongono come elementi di controllo nelle nostre teste. Che i messaggi delle religioni degli UFO siano sfaccettati e contraddittori non sorprende. A questo riguardo, le religioni tradizionali dell'umanità non sono diverse. Anche i loro messaggi si contraddicono reciprocamente e in certi casi le contraddizioni sono presenti all'interno di una medesima tradizione. Cioè lui dice le religioni tradizionali, come quelle degli UFO, anche sotto questi aspetti sono uguali. Quindi non possiamo liquidarle troppo facilmente. O almeno se liquidiamo le une, per quei motivi, liquidiamo anche le altre. Andiamo avanti. Ricordo che è un docente di teologia. C'è un punto assolutamente decisivo su cui la fede cristiana e quella negli UFO sono sulla stessa barca. Entrambi dipendono dalla affidabilità di testimoni oculari. Valutare in un caso i relativi racconti come inaffidabili, cioè quelli sugli UFO, e nel secondo, quelli su Gesù in particolare, qui sta parlando di questo, come affidabili è una cosa molto problematica, perché evidentemente si adoperano due pesi e due misure. Se si guarda la cosa in modo imparziale, il problema diviene ancora più acuto. Infatti, l'esistenza di rapimenti da parte di UFO è un dato meglio testimoniato rispetto ad ogni altro evento storico a cui la tradizione cristiana o anche di altre religioni può richiamarsi. Quindi non soltanto si adoperano due pesi e due misure, ma si sembra ciechi da un occhio. Cioè lui fa delle considerazioni estremamente concrete, estremamente pregnanti, estremamente precise, estremamente obiettive. Non mettiamoci a ridere lui dice in quanto cristiano, perché anche noi, dice lui, in quanto cristiani, non siamo diversi da quelle altre religioni lì. Anzi, magari in fatto di testimonianze siamo addirittura inferiori. È forte questa cosa, molto forte, detta da un docente di teologia cattolica. Però voi sapete, a me piace in questi video leggere. Vedete che sono sempre pieno di volumi. Mi piace leggere per farvi capire, scusate il termine, non è che voglio, ma
come questi temi non siano così facilmente eludibili come invece avviene e si tenta di fare normalmente, ma vadano approfonditi con mente aperta molto di più di quanto non si tenti di far credere. Bisogna avere la mente aperta, e se si fa finta che i testi antichi siano veri, si capiscono un sacco di cose. Se invece si dice che i testi antichi quando dicevano una cosa ne volevano dire un'altra, oppure peggio ancora, se si dice che i testi antichi sono solo favole, si butta via tutto e ci si toglie la possibilità di capire, ma in quel caso ce la togliamo da soli. Invece, seguendo le tracce, come quelle indicate da Rumor, da Steiner, eccetera, seguendo quelle tracce ci si accorge che nella storia del controllo della conoscenza c'è un filo rosso che lega tutto, ed è forse questo che ci aiuta a capire. Beh, lui poi ovviamente cita tutta una serie di teologi che credono assolutamente, teologi cattolici, che credono assolutamente nella esistenza di intelligenze provenienti da altri mondi. Cita Karl Rahner, Hans Küng, Paul Tillich, John Hick, Lewis Ford, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi siamo veramente in presenza di considerazioni che ci spingono, lo ripeto, fino alla noia a tenere la mente aperta. E adesso torniamo ai testi antichi. Torniamo ai testi antichi e lo facciamo con l'aiuto del professor Luigi Moraldi, che per chi non lo conoscesse è un esperto dei testi canonici e dei testi apocrifi, un esperto che viene citato dagli esperti. Cioè molto spesso si parla delle fonti, no? Cioè ma chi citi per questo, per esprimere questo... Ecco, lui viene citato dagli esperti, quindi è un po' considerato una sorta di fonte prima. Nella edizione che lui ha curato per la UTET dei manoscritti di Qumran, lui parla della, diciamo così, nella traduzione degli scritti di Qumran, soprattutto nel frammento 4QSL 40, frammento B, parla della dimora di Dio e delle cose che succedono nella dimora di Dio, e dice che in questa dimora di Dio ci sono molte creature, tra cui anche i cherubini, ci sono schiere di creature che si muovono, che vanno avanti e indietro, e si dice che a un certo punto davanti a lui si prostrano i cherubini e benedicono mentre si innalza il suono della brezza divina. E nella nota si spiega, si dice che la Bibbia non dice quale fosse la fonte del suono di questa brezza. L'antica traduzione aramaica del primo Ribo del Re, secondo il Targum di Jonathan, l'attribuisce a esseri angelici detti coloro che benedicono silenziosamente, cioè non esprimono parole ma producono una sorta di suono continuo e prolungato. E parlando dei cherubini dice: quando si innalzano, essi si innalzano meravigliosamente, e quando si posano e si arrestano, tace il suono delle esclamazioni di gioia e così pure la brezza della benedizione divina in tutti gli accampamenti di Dio. Cioè, negli accampamenti di Dio, quando i cherubini smettono di funzionare, abbiamo già parlato dei cherubini ma ci torneremo, tace la brezza, tace la benedizione, tace il suono. E qui si parla di carri celesti, di cui queste corti sarebbero un po' il contorno. E sempre in nota l'autore dice che al capitolo 24 del libro ebraico di Enoch si parla di ben 23 specie di carri divini. Ora, come sapete, io faccio finta che ciò che scrivevano gli antichi abbia un fondo di verità. Certo, il libro di Enoch non è un libro per i cattolici romani canonico, è un libro che è canonico per i cristiani copti, cioè per loro è vero. Chi stabilisce che cosa è vero e falso lo abbiamo già visto magari in altre occasioni, magari ci torneremo ancora, ma la realtà è che c'è qualcuno che lo stabilisce a tavolino. Quindi se noi fossimo dei cristiani copti crederemmo vero che nella dimora del capo degli Elohim ci sono almeno 23 tipi di carri diversi e che c'è un rumore continuo e un'aria continua che cessa quando i cherubini si fermano.
Ma qui si parla addirittura di accampamenti di Dio. Ora, come fa Dio ad avere degli accampamenti? Qualcuno potrà dire, vabbè, ma questo è un testo apocrifo. E allora andiamo nel testo canonico. In Genesi 32 si parla del momento in cui Giacobbe e Labano fanno un giuramento, in sostanza un giuramento nel quale decidono di non combattersi tra di loro, cioè promettono che nessuno dei due supererà un certo confine con intenti ostili nei confronti dell'altro, anche perché sono parenti. E tra l'altro si dice appunto che il giuramento e quindi la tutela del rispetto di questo giuramento è fatto da un lato sugli Elohim di Abramo e dall'altro lato sugli Elohim di Nachor, cioè altro ramo della famiglia di Abramo, che era rimasto in Mesopotamia. Quindi qui siamo su un confine, Giacobbe che sta da una parte si affida agli Elohim da cui dipenderebbe Abramo, Labano che sta dall'altra parte si affida ad altri Elohim, che sono quelli che governano in Mesopotamia. Alla mattina, siamo in Genesi 32, versetto 1, alla mattina per tempo Labano si levò, baciò i suoi figli e le sue figlie e li benedisse, poi partì e ritornò a casa sua. Mentre Giacobbe continuava il suo cammino, gli si fecero incontro gli angeli degli Elohim, cioè i Malachim in ebraico, i Malachim degli Elohim, cioè i portaordini, i guardiani, i controllori. Quindi gli si fanno incontro, non gli dicono nulla e non ce n'è bisogno. Sentite cosa fa Giacobbe. Giacobbe al vederli esclamò: questo è l'accampamento degli Elohim, e chiamò quel luogo Mahanaim. Poi Giacobbe se ne va, cioè non c'è neppure bisogno che questi Malachim gli dicano: qui non puoi passare perché qui c'è l'accampamento degli Elohim. Li guarda, vede che gli vengono incontro e se ne va. E chiamò quel luogo Mahanaim. Ora Mahanaim significa due accampamenti. Il più importante commentatore ebreo di tutti i tempi, Rashi, dice che lì Giacobbe vide i due accampamenti che tutelavano lo stesso confine dalle due parti. Si può essere più chiari di così? Ora, ripeto, abbiamo iniziato con quella dichiarazione del generale israeliano, non so dirvi se è vera, vi ho messo i riferimenti, ognuno si farà le sue idee, vi ho messo riferimento anche a quel briefing di Reagan, ognuno anche lì si farà le sue idee. Perché? Perché se per caso fosse vero sarebbe totalmente in linea. Se non è vero non cambia nulla, cioè gli scritti e le considerazioni che vi ho letto di questi teologi non cambiano di una virgola. Semmai quelle sarebbero delle conferme in più, ma non ne abbiamo bisogno perché io mi occupo dei testi antichi. Quello che è importante è capire che se noi leggiamo questi testi con mente aperta, dobbiamo sempre poterci aspettare delle entusiasmanti sorprese. Ciao, alla prossima!